Ciao amici, allora stiamo adesso passeggiando lungo una strada di Torino, una strada centrale principale di Torino e stiamo lasciando la piazza San Carlo per dirigerci verso Palazzo Madama, un palazzo molto importante di cui parleremo a breve. Prima di arrivarci e prima di parlare di Palazzo Madama, volevo però passeggiare con voi e in particolare volevo mostrarvi i portici che caratterizzano il centro di Torino. Guardate infatti le colonne, il colonnato che caratterizza le strade di Torino. Questi portici sono molto interessanti perché permettono di passeggiare e di approfittare dello shopping italiano, dello shopping torinese. Sotto i portici infatti avete tutti i principali marchi che fanno bella la moda italiana nel mondo: Gucci, Armani, Max Mara. La cosa è ancora più interessante nei giorni di pioggia, perché infatti questi portici, queste gallerie, consentono alle persone di passeggiare, di muoversi e anche addirittura attraversare quasi interamente la città senza dover prendere l'ombrello, senza bagnarsi. Bene, andiamo adesso a scoprire Palazzo Madama, la sua storia e altre cose. Ed eccoci amici, dopo aver camminato accanto e lungo i portici, eccoci arrivati a Piazza del Castello. Una piazza, come potete vedere, molto spaziosa, luminosa, ampia, che è stata infatti voluta da Maria Cristina di Francia, che era un po' nostalgica della sua Parigi. Alle mie spalle troviamo Palazzo Madama. È un palazzo estremamente interessante perché ci permette di vedere i 2000 anni di storia di Torino. Infatti, se venite in questo luogo, vi consiglio fortemente di fare un giro tutto intorno a questo palazzo. Potrete infatti vedere sul retro come questo palazzo è stato anzitutto all'origine era una porta all'ingresso una porta per l'ingresso della città durante l'epoca romana. Poi è diventato nel corso dei secoli una fortezza, un edificio difensivo. E poi si è ritrasformato ancora ed è divenuto un vero e proprio castello, sede come abitazione della Casa dei Savoia, la sede ufficiale della Casa dei Savoia prima di passare a Palazzo Reale. E poi dal XVII secolo troviamo infine la facciata di questo palazzo. Questa facciata che più precisamente appartiene all'edificio che viene costruito da Maria Cristina di Francia, sempre lei. Più precisamente a partire dal 1620, Maria Cristina di Francia, che era nata come principessa di Francia, diventa reggente di Savoia. Perché? Perché sposa un Savoia, Amedeo I di Savoia, ed è lei che porta appunto la sua Parigi, la sua Francia a Torino. Anche il nome Palazzo Madama è proprio dedicato e fa proprio riferimento a Maria Cristina di Francia. La prossima volta che vi trovate in Piazza Castello a Torino, quindi venite a Palazzo Madama a visitarlo e fate un giro lungo tutto il suo perimetro e vedrete davvero le stratificazioni della storia, di una storia millenare. Adesso entriamo nei musei reali e scopriamo meglio questo importantissimo palazzo. Mi trovo di fronte ai musei reali. Questo edificio che vedete alle mie spalle sono i musei reali, vuol dire sono i musei che ospitano le collezioni reali dei re Savoia.
Questo edificio oggi, come dicevo, è dedicato a un museo, ma in passato era il Palazzo Reale ed è estremamente interessante. Questo museo, questo edificio e anche tutta la città diventano particolarmente importanti quando nel 1561 la Casa dei Savoia, che vi ricordo essere il casato reale d'Italia, il casato reale d'Italia, i Savoia, decidono di trasferire la loro capitale da Chambéry, in Francia, a Torino. Quindi questo museo diventa estremamente importante e lo diventerà anche proprio per tutta la storia d'Italia. Infatti pensate che all'interno del Museo Reale potrete vedere la stanza, la camera, dove è stato firmato lo Statuto Albertino. Che cos'è lo Statuto Albertino? Era la prima Costituzione che poi è rimasta lungo tutto il Regno d'Italia. È proprio qui dove è stata firmata nel 1848. Oltre a questo potete vedere anche la Cappella della Sacra Sindone. Che cos'è? È un altro luogo importantissimo. La Sacra Sindone ancora oggi esiste, quindi è quel lenzuolo che era che è stato appoggiato sul corpo del Cristo. Si dice che sia stato appoggiato sul corpo del Cristo e sul quale è rimasta l'impronta del corpo. Qui trovate la cappella che è stata costruita appositamente per ospitare la Sacra Sindone, che però attualmente si trova sempre a Torino, ma nel Duomo di Torino. All'interno di questo complesso, di questo edificio, visiterete numerosissime stanze. Ad esempio potete visitare la Biblioteca Reale o anche i Giardini Reali, che vi raccomando e che vedremo meglio tra pochissimo, ma anche le sale da ballo, oppure un'altra stanza meravigliosa è l'Armeria, cioè dove sono conservati tutte le armature dell'esercito, degli eserciti del passato, dei secoli passati. Questo infatti in cui ci troviamo è il giardino reale, ma che oggi è aperto anche al pubblico e infatti molti torinesi o semplicemente anche molti turisti approfittano per passeggiare lungo i suoi viali e lungo tutto il giardino. Questo giardino è estremamente interessante anche perché uno fra gli architetti del paesaggio, diciamo uno fra i giardinieri che hanno contribuito a questo giardino, era il famosissimo André Le Nôtre, un paesaggista, un giardiniere reale. È quello infatti famoso per aver fatto e progettato i giardini di Versailles, alle porte di Parigi. In questo giardino infatti trovate una magnifica vegetazione e non solo, troverete fontane, proprio come questa alle mie spalle, con giochi d'acqua e varie statue, proprio come richiedevano i giardini delle regge d'Europa. Ogni giardino reale che si rispettasse doveva infatti avere un giardino molto elaborato con statue, fontane, giochi d'acqua e una vegetazione costruita minuziosamente. Se quindi venite a Torino, vi consiglio ovviamente di visitare Palazzo Reale con i musei che sono al suo interno, ma non dimenticate anche di fare un giro nel giardino reale. Potete prendere una pausa al fresco e sotto i bellissimi alberi di questo giardino. A presto per un'altra avventura. Ciao!